sono sempre vestito uguale, non perché non mi lavo e vesto sempre gli stessi vestiti, forse sì, ma perché sto registrando tanti video ora che è notte, non c'è nessuno che mi rompe i coglioni. Posso registrare più video che poi monterò e farò uscire. Ho già parlato di come affacciarsi al mondo del lavoro per neo maturi, vi lascio quel video in descrizione. Oggi invece vi parlerò della mia esperienza come rider. È stato il mio primo lavoro in assoluto, quindi ho avuto tanto da imparare e non ripeterò le cose che ho detto nell'altro video, ovvero la puntualità, la lealtà, per come gestire i rapporti col tuo datore di lavoro, ma andiamo nello specifico. Io ho lavorato sia con la bici sia con il motorino. Fare il rider non può sembrare, oppure sì, non lo so, ma è un lavoro veramente duro perché non tiene conto delle festività, non tiene conto di che giorno è, non tiene conto di che meteo ci sia, non tiene conto di se sia giorno o notte. Tu devi andare e devi consegnare quella pizza, e la mia pizzeria era specializzata nella consegna a domicilio e io devo consegnare la pizza in 30 minuti o è gratis. Quindi ovviamente avevamo un buonissimo sistema di coordinazione tra fattorini e cucina e non eravamo in difficoltà per via di questa regola, ma comunque avevi una pressione in più e dovevi andare quindi il più velocemente possibile. Diciamo che è un lavoro in cui ti ambienti subito. La parte ovviamente più facile, più bella era guidare, no? con la bici o col motorino per strada, a parte i sabato sera o comunque i periodi in cui c'era traffico. Ma quando non c'è traffico, portare una pizza, semplice tragitto dalla pizzeria alla casa, è la parte più bella del lavoro. Tutta un'altra storia arrivato sotto casa del cliente, perché tu devi chiamarlo e magari alla segreteria telefonica. Allora inizi a pensare come devo fare. Immaginatevi le prime volte, un piccolo trauma, poi ti abitui a tutto, però lo chiami, c'è la segreteria telefonica, non c'è il nome sul citofono e allora devi chiedere qual è il nome sul citofono, qua di là, e inizi a citofonare tutti i nomi che ci sono e ti iniziano a rispondere tutti e tu dici c'è questo, sei questo, quest'altro come si chiama, e alla fine chiami la pizzeria e dici ma questo non risponde, come devo fare? La pizzeria chiamano quello tramite un altro numero, quello finalmente risponde e scende, magari si dimentica anche il portafoglio, allora una volta che è sceso già in ritardo deve risalire, poi deve riscendere. L'ho fatto un po' esagerata, cioè è un caso estremo, però è una cosa che può benissimo accadere e ovviamente ti destabilizza abbastanza. Poi è un lavoro che tu fai quando praticamente gli altri stanno a casa a festeggiare o a riposare e tu gli porti una pizza, quindi tu lavori mentre gli altri si riposano, e io la maggior parte dei miei lavori li ho fatti sempre così. Hanno avuto sempre questa caratteristica che mentre gli altri riposavano io dovevo lavorare. Poi un'altra caratteristica che ti temprava era il meteo, cioè la bella giornata di sole che ti godevi, il tramonto, bellissimo, ma come capitava quello, capitava anche l'inverno, cioè l'inverno con la pioggia, con la neve, col freddo, col vento, con tutto. Tu dovevi consegnare lo stesso quella pizza e io lì ho imparato a vestirmi per il freddo. All'inizio mettevo 4-5 felpe, giubbino, impermeabile, cappello, sciarpa, addirittura sono andato con passamontagna, guanti. Sarò anche io più freddoloso del comune, però vi giuro che sul motorino d'inverno, magari quando piove anche, e tu non è che fai 5 minuti dal punto A al punto B, fermi, sali e hai fatto, ma lo devi fare per 2, 3, 4 ore consecutive, lo senti molto il freddo, e quindi questo mi ha temprato molto dal punto di vista fisico, perché ovviamente sono diventato più resistente a certe situazioni meteorologiche e ho imparato ad apprezzare di più la pioggia. L'unica cosa della pioggia è che rendeva pericolose le strade quando correvi col motorino. Ho rischiato di cadere più volte, ma fortunatamente non sono mai caduto, non ho mai fatto un incidente serio, ma le strade bagnate sono un problema quando devi correre col motorino per consegnare una pizza. Ma per il resto, quando pioveva e
la pioggia ti bucava la faccia, tu eri lo stesso felice, correvi a 70-80 all'ora con questa pioggia che ti vedeva in faccia e faceva letteralmente male, ma era figo, era adrenalinico. Concludo questo video dicendo di essere buoni col fattorino che magari mi porta la pizza un po' in ritardo, oppure col pizzaiolo che va bruciato un po' la pizza quel sabato sera, perché vi giuro che fanno un lavoro straordinario e al limite delle capacità fisiche e mentali, cioè di più non si può fare. Quindi siate buoni, siate comprensibili, perché tutti possono sbagliare e anche tu puoi sbagliare e magari puoi ritrovarti nella stessa situazione dal lato opposto. Quindi questo. Ci vediamo al prossimo video dove parlerò di quando ho fatto quindi